Sono Totò Galati e sono un attore della compagnia Barba Papà Teatro e faccio parte del circolo Arcipasol. E oggi abbiamo fatto questo esercizio di maieutica teatrale utilizzando dei bastoni, che poi è una metafora delle connessioni umane, è proprio una palestra delle emozioni. Anche perché quello che abbiamo fatto proprio in questi appuntamenti è partire dalle emozioni, dai bisogni individuali e metterci in connessione. Quindi percorsi che si costruiscono non partendo soltanto dagli obiettivi, dai risultati, ma dalle persone che compongono il cerchio. Ogni comunità ha la sua soluzione. Oggi l'abbiamo dimostrato con questo esercizio spericolato, ma vale anche per altri percorsi di itinerari turistici. Ciao, sono Sara Palazzolo e faccio parte della Proloco. In quanto membro della Proloco mi sono trovata a partecipare a questi 3 eventi che sono stati fatti qui al Borgo di Dio su questi atelier di comunità riguardo il turismo esperienziale. Sono stati 3 incontri molto belli, formativi, che hanno permesso di creare una continuità, quindi partire dall'approfondimento del tema per andarci a focalizzare poi sulle sfide, punti di forza, debolezze, una serie di tematiche che sono venute fuori. Ed è stato anche bello e formativo il divario d'età, perché ha permesso di focalizzarci anche su diverse problematiche che accomunano o dividono diverse fasce d'età. A partire proprio dalle emozioni dei ragazzi sono uscite fuori delle tematiche che ci connettevano all'acqua, a cominciare da un bicchiere d'acqua da condividere insieme proprio alle sorgenti di acqua del nostro territorio, fino ad arrivare a ciò che ne facciamo noi di quest'acqua, di questo bene prezioso, e quindi le lotte contadine, le lotte di Nero Dolci, l'Invaso Poma, il territorio delle campagne di Partinico e le lotte che ci sono attuali, come i beni confiscati alla mafia con la cooperativa Noe o l'Arcipasolo per l'educazione alternativa, fino ad arrivare quindi a mare, il borgo dei Nero Dolci, il borgo dei pescatori, la spiaggia di San Cataldo e quindi l'inquinamento ambientale, le lotte, poi lo sciopero della fame per i pescatori di Trappeto. Noi non abbiamo dato un nome all'itinerario prima di tutto, però sicuramente il filo rosso di connessione è il fatto che, partendo dal precedente incontro e quindi sulla sfida dei trasporti, quindi non ci sono mezzi di trasporti o quantomeno non permettono un collegamento facile tra i vari punti di interesse, abbiamo cercato di sviluppare un percorso che potesse essere fatto a piedi di una durata massimo di 3 ore. Quindi abbiamo scelto 3 luoghi, quindi partendo da Terrasini, con la sede di Radio Auto, quindi Peppino Impastato, e creare un racconto quindi attorno al tema della mafia e alla lotta contro la mafia, che comunque caratterizza diversi punti del nostro territorio, poi andandoci a spostare a Torre Alba, quindi seguire un percorso anche cinematografico con i 100 passi, e infine che potesse terminare alla riserva di Caporama, quindi collegando anche il paesaggio naturalistico e, appunto, per il fatto che non ci sono mezzi di trasporto, collegare Caporama al discorso più ampio di tutta la conca che accomuna tutti questi paesini di mare fino magari alla riserva dello Zingaro, come anche bagaglio non solo culturale ma anche naturalistico che portiamo dentro nel nostro territorio. Giornata entusiasmante, io non vedo l'ora non solo di fare altre giornate, di fare altri percorsi e soprattutto con i miei bastoni di connettere quante più persone possibili.